Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per il primo semestre 2023. Ok, abbiamo la carta della Luna, amici della Vergine. Periodo di, direi una rinnovata sensibilità, perché comunque la Luna è una carta che esprime una certa ricettività. Può parlare anche molte volte di qualche tipo di emozione che ritorna dal passato, potrebbero anche essere delle paure per qualcun altro magari sono solo delle dinamiche, per qualcun altro ancora invece potrebbe essere qualcuno che torna dal passato, dipende un po' da com'è la vostra situazione personale. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi vogliono dire. Ok. Messaggio in una bottiglia e immaginare, carta numero 15 e carta numero 20. Messaggio in una bottiglia, ho come la sensazione che qui stiano arrivando dei segni o arriveranno dei segnali, perché è vero, il messaggio nella bottiglia, in questa bottiglia c'è il telefono, quindi potrebbe fare riferimento a una chiamata, proprio magari da qualcuno che non vedete da tempo, o più semplicemente, visto che comunque la luna è una carta di ricettività, questo messaggio in una bottiglia potrebbe essere un modo come un altro per dire rimanete aperti, tenete il campo aurico ricettivo, perché qualche tipo di mm, canalizzazione potrebbe avvenire. Vi ricordo che la luna è collegata con il subconscio e quindi con tutto quello che è l'attività dei sogni premonitori, anche dei sogni ad occhi aperti per qualcuno. Difatti poi abbiamo anche immaginare, quindi qui si tratta di immaginare un nuovo tipo di realtà, di immaginare, può essere visto sia in senso positivo ma anche in senso negativo, perché comunque la luna parla anche di proiezioni, quindi attenzione a quello che siete voi ad immaginare. E invece in senso positivo potrebbe proprio essere che se avete questo sogno bisogna iniziare a visualizzare quello che volete fare, insomma, il sogno che volete compiere. Ok, allora io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete i messaggi che vi risuonano semplicemente e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Oggi non riesco a mischiare le carte, quindi ragazzi c'è qualche tipo di energia un po' strana nel vostro, come posso dirvi, semestre, ecco, un po'. Ecco, adesso ce l'ho fatta. Allora, ho ampliato la stesa, sono ben 20 carte, cercherò di dare un'idea generale per ogni tipo di settore della vita, cercherò di parlare un po' di tutto, ok? In modo generale, chiaramente, è un accenno, poi con gli oroscopi mensili e quelli stagionali andremo a vedere un po' più nel dettaglio come si sviluppano le cose, ok? Allora, partiamo con una regina di denari, un 7 di pentacoli, il carro al contrario, la regina di spade al contrario, questo la vediamo dopo, e un imperatore al contrario. Allora, vi dicevo all'inizio che la luna è una carta di forte femminilità e iniziamo comunque con una regina di pentacoli, ok? Quello che vi posso dire, è che c'è qualche tipo di situazione, piuttosto che idea, piuttosto che paura, che potrebbe far riferimento a magari la madre,
magari una zia, magari una nonna, c'è qualche tipo di proiezione che avete preso da una donna della vostra famiglia, del vostro lignaggio femminile. C'è qualcosa comunque che vi state, diciamo così, portando dietro. Non è, cioè, nel senso, è un'attitudine, sento che è un'attitudine generosa perché comunque c'è una regina di pentacoli, quindi è una sorta di abbondanza interna. Non è detto che debba essere per forza una cosa pesante o una cosa negativa, anzi, direi che la regina di pentacoli è una persona molto generosa, ok? Quindi voglio dire, è un influsso positivo. Però ecco, mi parlano di utero, quindi magari qui per qualcuno si tratta di qualche ehm, trauma familiare che magari state ancora portando dietro voi adesso. Ok, questo ovviamente è solo per qualcuno, eh. Allora, diciamo che sento che in questo periodo, con questo 7 di pentacoli e con il carro al contrario, siete in una fase un po' statica. Nel senso che probabilmente qualcuno non sa bene dove andare, non sa bene che cosa fare, anche proprio della propria vita, perché la prima riga è proprio in generale, la prima linea di carte. Quindi c'è una sorta di non azione, di attesa, di stand-by. Il 7 di Pentacoli è una carta comunque positiva perché parla sì di pazienza, ma parla anche di mantenere un'attitudine positiva, però è una carta statica comunque. Qui sento che non c'è una reale evoluzione, perlomeno non sentite quello che è una reale evoluzione nella vostra vita. Anzi, avendo la regina di spade al contrario, sento che qualcuno non capisce bene perché le cose stiano andando in un determinato modo. La regina di spade al contrario parla comunque di confusione mentale, ok? Di qualcuno che non è organizzato, che non riesce, e ma in effetti è per quello che probabilmente si è... Vi sento, diciamo così, all'inizio dell'anno un po' in osservazione, ok? Mm, quello che... datemi un'altra carta per il re di... per l'imperatore al contrario. La ruota della fortuna. Bene. Allora, qui cambierà, perché qui non lo sapete ancora, nel senso le vostre intenzioni non sono ancora definite, ok? Però quello che vi posso dire è che cambierà qualche tipo di stabilità, ok? Perché comunque l'imperatore parla sempre di una stabilità, di una concretezza, di una, come vi posso dire, costanza, che comunque essendo il contrario con la ruota della fortuna, sento che cambierà qualche tipo di concretezza, qualche tipo ehm, di stabilità nella propria vita. Può riguardare qualsiasi cosa, anche se vi dirò che per qualcuno la sento molto come un trasloco, uno spostamento, un cambio anche di nazione. Ok, andiamo avanti. Vediamo con la seconda riga, andiamo a curiosare un pochettino l'amore. Più che l'amore, le situazioni, le relazioni, quindi comprende tutto, ok? Comprende la famiglia, comprende gli amici, la relazione a due. Ok, allora abbiamo un 4 di pentacoli al contrario, 10 di bastoni al contrario, abbiamo un cavaliere di spade al contrario, una regina di coppe al contrario e la torre al contrario. Di qua siamo in linea, eh. Cioè nel senso che comunque la torre è un cambio, è un crollo di sicurezza come esattamente l'imperatore, ma essendoci la ruota della fortuna al dritto, state tranquilli, respirate, perché è un po' come se fosse più forte questa energia qui rispetto a questo, ok? Perché so che quando c'è la torre ci si impanica sempre un po', perché sono cambiamenti impegnativi. Comunque, allora, sento che qui di nuovo un'altra regina al contrario che mi parla in qualche modo di una sorta di confusione mentale. Ehm, Qui c'è la voglia di andare via, avete due carte comunque. Secondo me la voglia di staccarvi da un posto ce l'avrete.
Allora, per qualcuno si può trattare con questo trasloco, diciamo così, di staccarsi dalla famiglia. E quando parlo di famiglia, parlo di famiglia di origine, il luogo di origine, quello di nascita, anche se vogliamo, per qualcuno. Se per caso aveste un partner, un marito, nel senso che foste in coppia, c'è un 10 di bastoni, ragazzi. Qui sento che si iniziano a lasciare indietro quelli che potrebbero essere i pesi, le responsabilità. Scusatemi, ho preso un colpo di tosse fortissimo. Ok, allora, dicevo che con questa regina di coppe al contrario è un po' come se le carte dicessero che avrete sia la mente che un po' il cuore in confusione. Ma in effetti, ragazzi, abbiamo la luna, eh. Quindi la luna parla di qualche tipo di paura che ritorna a galla, qualche dinamica anche che ritorna dal passato. Da un punto di vista, dunque, per esempio, se aveste figli, eh, sento che c'è un rapporto un po'... allora, per qualcuno direi arrogante, ma suppongo che siano i figli nei vostri confronti e non il contrario. Però comunque, al di là di questo, c'è una forte determinazione. ehm, e da un lato sento che qualcuno sta cercando di trattenere i figli. Non so perché. Scrivetemi se vi risuona. Poi ragazzi, con questa torre al contrario, qui ci sarà qualche tipo di, diciamo, sorpresa, che forse sarà impegnativa. Andiamo a vedere se riesco a dirvi qualcosa di più di questa torre. Uh. Cavaliere di coppe. Quindi è un'offerta, una proposta che vi arriverà. O potrebbe essere una persona nuova, nel caso siate single, che vi porti un po' fuori dagli schemi, diciamo, che vi faccia sentire le farfalle nella pancia, che vi faccia avere tutti questi alti e bassi, anche un po' tipici della luna, no? E da lì capisco allora perché questo 10 di bastoni è al contrario. Perché nel caso aveste un partner o una partner, qui si tratta di qualche cosa che potrebbe rompere gli equilibri, una conoscenza che potrebbe rompere gli equilibri. E se siete single, ragazzi, vi dico che potrebbe proprio arrivare qualcuno che in questi 6 mesi, insomma, valga la pena frequentare, che abbia intenzioni serie, perché quando c'è un cavaliere di coppe, normalmente è una persona che viene a fare un'offerta di tipo serio, romantico e serio, è una di quelle persone che viene per costruire qualcosa. Ok, andiamo a vedere un po' la sfera del lavoro, dell'economia, vediamo che cos'altro vi posso dire. Abbiamo un 10 di spade, un asso di pentacoli, un 8 di pentacoli, cavaliere di bastoni, 3 di pentacoli, di coppe, scusate, 10 di coppe, 2 di coppe, io farei che tirare fuori anche le altre, il diavolo, un 8 di bastoni al contrario, avete tante carte di cambiamento, e un 3 di spade. Allora, beh, scusate, a livello lavorativo direi che non va male, eh? Avete un asso di denari, quindi si parla, se state aspettando una promozione potrebbe essere proprio la promozione e vi ricordo che comunque anche qui avete la ruota della fortuna, quindi potrebbe proprio esserci quel salto che sì, è vero, vi cambia un po', secondo me, di residenza,
di stabilità, magari se non è la residenza fisica dove abitate, magari l'ufficio, per capirci. Però va bene, sento questo forte cambio con questo asso di denari, c'è il dono, c'è un nuovo inizio. Per qualcuno si potrebbe trattare, se siete in cerca di lavoro, di un nuovo contratto, anche perché avete anche qui la carta dell'otto di pentacoli, che è assolutamente la carta del lavoro. Quindi, ripeto, sia che stiate cercando un lavoro nuovo, sia che stiate cercando di ampliare la vostra attività, sento che andrà bene in questi primi 6 mesi, ok? Vi sento attivi, vi sento pieni di progetti, in movimento, potrebbe essere d'aiuto creare dei gruppi WhatsApp, mi dicono, magari per migliorare la comunicazione o per far sapere ai vostri clienti quali sono i servizi che offrite, ehm, o le promozioni, insomma, che fate di mese in mese, ecco, cose di questo genere. C'è però, perché qui avete un 10 e un 1, e un asso, e anche la ruota della fortuna è un 10. Qui c'è bisogno di chiudere qualche tipo di ciclo con il passato. Può essere un ciclo lavorativo, può essere un ciclo economico. C'è un taglio da fare fondamentalmente, mm, per poter far avviare, diciamo, questo asso di pentacoli, ok? Però il lavoro vi devo dire che va bene, cioè lo sento veramente positivo se avete nuovi progetti, sento che sarete determinati, come vi dico, vi muoverete e se vi posso consigliare, gli amici sento che vi supporteranno parecchio, vi daranno proprio, magari non a livello economico, però parlando con loro vi arriverà quell'idea, quell'illuminazione. Scusate, torno un attimo indietro alla linea delle relazioni. Vedendo questo Cavaliere di Coppe e la Luna, per qualcuno qui si tratta di un ex che torna. E ragazzi, avendo la torre al contrario, e il diavolo qui, per qualcuno, ma solo pochi, perché comunque la torre è al contrario, il diavolo è completamente in un'altra linea, potrebbe essere una relazione tossica da cui voi dovete staccarvi, o da cui voi vi siete già staccati, o state tentando, insomma, di staccarvi. Ecco, sento che avete una particolare abilità per, come vi posso dire, cercare, perché comunque avete il diavolo, ok? Quindi nei prossimi 6 mesi fate attenzione alle persone che avvicinate, al tipo di energia che hanno e al tipo di condizionamento. Il diavolo sono le tentazioni, sono i condizionamenti mentali, sono le dipendenze, sia fisiche che affettive. Quindi fate attenzione perché comunque voi avete una regina di denari al contrario, qui una regina di coppe al contrario e quindi non siete proprio lineari, a livello emotivo non state bene, di conseguenza quando c'è una sorta di crepa nel campo energetico è più facile per queste persone agganciarsi, no? Per le persone tossiche intendo. Ok, andiamo a vedere l'ultima linea e qui abbiamo, guardate, vi devo dire, qui abbiamo un 4 di pentacoli e qui abbiamo la carta che diciamo rappresenta la famiglia felice, no? Per qualcuno sento che qui si tratta di staccarsi dalla famiglia di origine. Questo cambio che vedevamo qui si tratta di muoversi, insomma, o comunque di cercare di lasciarsi indietro qualche tipo di peso, appunto, eh, inerente alla famiglia di origine. In realtà, a livello di qui accenno proprio, perché normalmente non mi piace parlare della salute fisica perché so che
la mente crea e quindi ci si fa condizionare tantissimo. E so che si può guarire con delle pastiglie di zucchero per effetti placebo, per esperimenti che hanno fatto, quindi è per quello che non parlo mai di salute, però diciamo che in via generale vi sento molto bene, nel senso che sento che avete un buon equilibrio, diciamo così, tra quello che potrebbe essere la parte fisica e la parte mentale, diciamo, perché comunque quella emotiva un po' condiziona ancora quella mentale. Diciamo che da un punto di vista pratico, fisico proprio del corpo umano vi sento bene. Forse si potrebbero migliorare, girare diciamo al dritto queste due regine che portano un po' di nebbia. Ecco. Qua abbiamo un 3 di spade, ragazzi, a fine lettura ed è nella colonna della torre e della ruota della fortuna. Io credo che questo 3 di spade sia riferito al distacco che dovreste o che potreste o che avrete, insomma, in questo 2023, che potrebbe essere il distacco della famiglia di origine, come vi avevo detto, o un distacco, dei vostri figli, ok? O magari un distacco dalla relazione. Che non è un distacco nel senso che è finita, ok? C'è un distacco perché qui abbiamo un carro, quindi è come se ci fosse una sorta di movimento da dover fare che in questo momento non si può fare perché comunque la famiglia sta condizionando. Ripeto, con questo diavolo e con questo 3 c'è da, diciamo, lavorare un po' i sensi di colpa, di chi è la responsabilità, perché sento che sì, questa sorta di cambiamento porterà a questa sofferenza, però ad un certo punto uno fa anche come può, nel senso non... cioè se si può si fa, se non si può e non si fa. Comunque vi sento ehm, abbastanza a fatti vostri. Vi ricordo che avevate l'energia della luna, quindi qui si tratta di un'energia di introspezione, di guardare dentro. Ok, andiamo a vedere Conoscio, che altro vi posso dire. E poi ho ancora un paio di oracoli da estrarre. Scrivetemi poi nei commenti cosa vi pare. È una lettura lunga, in effetti. Però ecco, dà un'idea generale di un po' tutti i settori. Nessuna cosa, carta del Papa, gli amanti e il mutamento. Wow, ma avete 3 arcani maggiori. Il mutamento è la ruota della fortuna, eh. Ragazzi, qui ho l'idea che cambierà qualche cosa, perché abbiamo il Papa, gli amanti e il mutamento. Cambierà qualche cosa a livello di equilibri di coppia, di equilibri familiari, ma qua lo vedevamo, eh. Tenete presente che il Papa è la carta del matrimonio, gli amanti sono la carta dell'unione felice, dell'armonia, dell'amore ricambiato e la ruota della fortuna sono i cambiamenti in positivi. Quindi, ma cosa vi dico di più? Se siete single, entrerà qualcuno. Ripeto, potrebbe anche essere qualcuno che torni dal passato, ok? O qualcuno magari anche solo che assomigli a una persona che avete frequentato in passato, però vi dico che vi sconvolgerà abbastanza l'esistenza e guardate poi come terminiamo. Se siete in una relazione, potrebbe esserci quello che è il passo successivo ed è quello che potrebbe stabilizzarvi, la proposta che arriva che potrebbe destabilizzarvi e magari qualcuno qui dovrà spostarsi di città e di conseguenza lasciare la famiglia di origine, quello che un po' vi ho detto prima, no? Va bene, andiamo a vedere ancora con un koan, che altro riesco a dirvi. Ecco, l'unica cosa, l'unico avvertimento che mi sentirei di darvi è di fare attenzione alle persone nuove che conoscete, ok? Perché comunque con questo diavolo non c'è da fidarsi molto. Il diavolo parla anche di cose illegali, ok?
Quindi fate attenzione, insomma, alle energie che fate entrare. Mu. Io adoro questa carta, perché questa carta è una risposta che non è una risposta. Tradotto sarebbe ni, cioè né sì né no. Non è un forse, è un ni. È un modo come un altro per dire che non c'è una risposta univoca alla vostra domanda. Ehm, Qui è un pensiero su cui potrete meditare durante il primo semestre, direi, ok? Quindi è un po' come se vi dicessero di non vedere le cose da un punto di vista di separazione, ok? Non c'è giusto o sbagliato, ma esiste semplicemente questa cosa. Andiamo a vedere le fatine che cosa vi dicono. Responsabilità, ve lo metto qui vicino al diavolo e anche vicino al 10 anzi, guardate così. Perché ve lo metto vicino al diavolo? Perché quando c'è una carta diavolo è sempre un condizionamento volontario, quindi bisogna prendersi la responsabilità delle proprie tentazioni, dei propri condizionamenti, delle dipendenze che si hanno, delle scelte che si fanno. Qui abbiamo un crollo dell'ego e il diavolo è direttamente proporzionale alla torre, nel senso che la torre è un movimento dato dall'ego, che poi crolla, e qui c'è il diavolo che vi fa capire quanto schiavizza l'ego. Perché l'ego è quando noi vogliamo dimostrare qualcosa, quello è l'ego che parla, in realtà non abbiamo bisogno di dimostrare niente a nessuno, ma neanche a noi stessi, perché poi partiamo dal presupposto che ci amiamo così come siamo, quindi non abbiamo bisogno di dimostrare che valiamo di più, perché noi sappiamo quanto valiamo e ci bastiamo così. Questa era un po' la dinamica che funziona che si può fare, diciamo così, per cercare di integrare l'ego, almeno in quell'aspetto. Cari amici della Vergine, scrivetemi nei commenti, perché è una stesa veramente estesa. Spero di non avervi annoiato, che siano arrivate informazioni interessanti. Io vi auguro un inizio 2023 splendido. Se vi è piaciuto comunque la stesa potete mettere un like, potete continuare a supportarmi con i vostri commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni, con le donazioni, ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!